Ciao amici e amiche del segno del toro, io sono Angela e questo è Exotericore ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 29 dicembre al 4 gennaio. Approfitto subito per farvi gli auguri di buon fine anno e soprattutto buon inizio anno 2026. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire. Andiamo innanzitutto ad individuare come andrà la vostra settimana, le vostre stesse energie, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo la carta delle stelle, molto positiva, molto costruttiva, soprattutto per la possibilità di rinnovare e cambiare qualcosa di importante. Ci porta una bella carica di fiducia, di speranza, di ottimismo. Forse entra proprio questa energia grazie a qualcuno o a qualcosa, può essere a volte una nuova ispirazione, un evento particolare. L'energia assolutamente da cogliere perché è positiva e magari vi può aiutare a sostenere alcuni momenti, alcune fasi che potrebbero essere un po' difficili e complesse. Quando salta fuori la luna, ha una doppia valenza, cioè in realtà può essere sia, positiva per ascoltarci, per entrare in connessione con i nostri desideri, con i nostri sogni, dall'altro lato magari dobbiamo fare attenzione perché a livello emotivo, alcune emozioni in particolare sono molto forti e quindi tenere a freno quelle che possono essere, negative o troppo complesse, diciamo difficili, e magari, bloccare in qualche aspetto, allora, ci serve comprendere queste cose, perché abbiamo visto che ci sono degli obiettivi ben specifici e voi avete bisogno di iniziare. Infatti la carta del fanciullo ci dice esattamente questo, che è arrivato il momento giusto per un nuovo inizio. Ci sono cose nuove, cose belle, positive, di divertimento, di spensieratezza, anche notizie e occasioni da cogliere al volo. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di acqua, cancro, scorpione e pesci. Questi sono quelli dominanti, abbiamo anche quelli di aria, gemelli, bilancia e acquario. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Con le nostre carte dell'amore andiamo a rintracciare le cose più importanti, ovviamente coppia single, però alcune cose ricordo che possono riguardare anche i rapporti e le relazioni più importanti per voi, di amicizia, di famiglia, eccetera. Magari da alcune indicazioni riuscirete perfettamente voi a capire che cosa vogliono dirvi. Essendo una stesa generica, alcune, possono risuonare un po' di più, un po' meno, magari ci sono dei messaggi ben precisi che, potete cogliere. Abbiamo Glicine che ci parla delle nostre aspettative, di anche qui di desideri, di sogni, legati a un qualcosa proprio che stiamo, aspettando come realizzazione, oppure semplicemente, a livello proprio, affettivo, amoroso, c'è una specie di attesa, per, lo sviluppo sia del rapporto stesso, sia anche, come vi dicevo, proprio di andare a realizzare qualcosa. Diciamo che alcune aspettative possono essere realizzate, perché abbiamo questa bellissima carta che parla addirittura di sorpresa, di un qualcosa di inatteso. A volte può essere, una proposta, un'idea,
un chiarimento, ad esempio, una richiesta ben precisa e quindi che si tratti di, qualcosa proprio da realizzare, magari un progetto, un proposito dove siete pienamente entrambi coinvolti, o anche, cose che riguardano strettamente il rapporto stesso, qui si vede massima intesa, evoluzione e costruzione di qualcosa di importante. In realtà qualcosa di importante potrebbe esserci anche per i single, perché se c'è già una frequentazione, una fase di conoscenza, allora pian pianino si vede che le cose possono aumentare e migliorare e consolidarsi sempre di più. Invece se non c'è nessuno effettivamente queste carte possono parlare di nuove scintille di attrazione, di trovarsi ad avere un certo feeling, conoscere quindi una persona che potrebbe essere molto interessante e stimolante per voi. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica del lavoro, delle finanze. Magari molti di voi sono in vacanza, però come sappiamo bene alcune questioni non vanno mai in vacanza, soprattutto le questioni legate proprio al denaro, le finanze stesse. Qui abbiamo Costanza e Artista, fanno capire anche queste che, siamo in modalità di attenzione, soprattutto per andare a costruire, a realizzare qualcosa. Come abbiamo visto dalle vostre stesse energie principali, sarà importantissimo, iniziare, cominciare, a metter su nuove idee, oppure, se già le avete, bando alle ciance e alle incertezze, meglio comunque, incominciare, anche se non avete le idee fin troppo chiare, a volte non serve sapere per forza dove si sta andando, perché se ci concentriamo su questo, allora possiamo continuare a rimanere bloccati. Invece le vostre stesse energie vi stanno dicendo di guardare avanti, di essere artisti e artefici del vostro destino, in questo caso di avere, ehm, progetti di lunga durata, comunque da alimentare, però come abbiamo visto, cercare di dedicarsi con la massima riflessione, intelligenza, con le vostre migliori capacità, qualità e aver costanza, fiducia, soprattutto in voi stessi. Forse questa può anche riferirsi a una persona, a qualcuno nello specifico che vi può aiutare. Questo per chi ha il lavoro, se avete dei progetti che vi appassionano particolarmente al di là del lavoro, sappiamo benissimo che anche se abbiamo un hobby, un qualcosa che, facciamo al di là del lavoro stesso, ci vuole tempo, cura, dedizione e denaro, certo. Quindi alcune cose possono riguardare anche questo. E per chi è in cerca, di lavoro, probabilmente si stanno aprendo delle nuove prospettive. Se vedete che il momento è ancora buio, dovete aver fiducia, mantenere la fiducia soprattutto in voi, continuare a procedere in un certo modo. Probabilmente queste vi stanno dicendo che state facendo bene, al di là di alcuni risultati dovete insistere ancora, continuare, perché vuol dire che nel prossimo futuro ci saranno, già delle nuove situazioni, possibilità di proposte, anche di collaborazioni, tante cose che, ovviamente dovete riflettere e poi che vi porterà effettivamente a un nuovo inizio, proprio in questo ambito. Quindi abbiamo una bella settimana importante per voi, secondo me ci calza proprio a pennello con la fine dell'anno, dove, ci sono tante paure e incertezze, ma tanti bei sogni e propositi in tutti gli ambiti, e quindi è proprio per questo che dovete avere stretta connessione su quello che desiderate, su quelli che sono i vostri, sogni nascosti, e cercare appunto di mettervi nelle condizioni di iniziare a proprio adesso. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!